Ciao a tutti, homebrewers e appassionati. Ho rifatto la Blanche Witbier seguendo quella dello scorso anno che mi era piaciuta tanto e l'avevo apprezzata particolarmente durante il periodo estivo. Questa volta ho fatto una grossa semplificazione per quanto riguarda il lievito e un piccolo aggiustamento per quanto riguarda gli aromi dati dalle spezie caratteristiche. Ma c'è stato anche qualche piccolo imprevisto. Vi racconto tutta la cotta, dal brew day fino ai primi assaggi. Cotta numero 88, ricetta quasi identica alla Witbier numero 74, ma batch ridotto a 23 litri. Ho puntato all'OG di 1,050, 16 IBU d'amaro e 7 BC di colore. Come grist ho usato 52% di malto Pilsner, 34% di frumento non maltato in formato fiocchi e 14% di avena sempre in formato fiocchi. Avendo un buon 48% di grist in fiocchi per aiutarmi nella filtrazione ho aggiunto 550 g di lola di riso che corrisponde quasi al 10% del peso del grist. Come acqua ho preparato 24 litri e ho integrato il calcio sotto forma di cloruri. Ho aggiunto anche una buona dose di acido lattico fin da subito. Su questo genere di birra con molti grani non maltati il pH non scende facilmente. Ho fatto il machine a 53 gradi e vado in lenta rampa di 15 minuti alla temperatura di saccharificazione che ho pianificato di un'ora a 68 gradi, in modo da ottenere una birra non troppo watery ma con un buon corpo percepito. Lo scorso anno su questo punto mi ero trovato bene. Nonostante la lolla di riso, l'impasto tende a frenare il ricircolo e mi ritrovo il livello del mosto che sale sopra il cestello, quindi devo spesso tagliare il fondo con la paletta. Come potete vedere, appena faccio ripartire il ricircolo, in pochi minuti il mosto sale tanto. Questo rischia di portare aria sotto e può favorire anche ossidazione a caldo. Passo al secondo step per le alfamilasi di 10 minuti a 72 gradi e completo con un mash out e arrivo a una densità di 1,068. Sollevo il cestello per proseguire con lo sparge, ma come potete vedere il mosto deve prima scendere attraverso l'impasto che non filtra proprio benissimo. E questo cadere a pioggia non è proprio il massimo. Appena il mosto scende sotto il livello delle trebbie, parto con il risciacquo tramite fly sparge con 18,7 litri corretti nel pH e a temperatura. Passo alla bollitura che ho pianificato questa volta di 90 minuti per favorire l'espulsione dei precursori del DMS. Avendo frumento non maltato e malti pilsner, voglio prolungarla perché nella versione dello scorso anno si sentiva un po' di zolfo che può essere dovuto anche al DMS. Con il risciacquo arriva uno G pre-boil di 1,047 che però è già abbastanza alta rispetto a quello prevista e non voglio incrementare la gradazione alcolica di una birra del genere. Quindi ho aggiunto 1 litro d'acqua. Ho fatto qui anche un'aggiunta di acido lattico per portare il pH di bollitura a 5,1. Per la luppolatura parto a meno 60 minuti con del Northern Brewer in pellet che ho gettato nel cestello e dovrà conferire 10 IBU. Negli ultimi 10 minuti completo con dello Styrian Goldings, sempre in pellet, che darà altri 6 IBU. Passiamo alle spezie caratteristiche della Witbier. Ho preparato i semi di coriandolo da schiacciare sul momento e in questa cotta ho deciso di incrementare un po' il coriandolo perché era uscito troppo leggero sulla precedente, che non mi dispiaceva comunque, ma un piccolo aggiustamento anche in ottica concorso ci vuole. 12 grammi in totale, siamo a 0,5 grammi litro. Oltre al dosaggio conta molto anche il formato, c'è chi li usa interi e chi li sminuzza finemente. Ovviamente sminuzzandoli di più si dovrebbero estrarre più aromi.
Per gli agrumi invece ho usato delle bucce di arancia abbastanza fresche che ho cercato di prelevare scartando l'albedo. Anche qui ho fatto un piccolo incremento perché nella birra precedente non si percepivano. Quindi 19 grammi che corrispondono a circa 0,8 grammi litro. Anche qui ci sono molti fattori, oltre al peso, il formato secco o fresco e la qualità degli agrumi incide tanto. Ho aggiunto entrambe le spezie negli ultimi 10 minuti. Trasferisco il mosto in fermentatore, l'aspetto è quello consono a questo tipo di birra, il colore è molto chiaro e la velatura sono appropriate. Come densità ho misurato 1,052, appena 2 punti sopra il previsto. Come lievito questa volta ho scelto di rimanere sul semplice e ho optato per il formato secco e pratico pronto all'uso, il nuovissimo Fermentis BV20. Un ceppo studiato specificamente per le Witbier e mi sembra che si comporta in modo analogo ai liquidi più noti. Ho preparato 2 bustine e l'ho reidratato in poca acqua. Una volta inoculato l'ho mescolato per 1 minuto e poi l'ho spostato in camera di fermentazione. Parto in fermentazione a 18,5 gradi e salgo di 1 grado al giorno fino ad arrivare a 24. Al 7° giorno ho rilevato 1,016 che ho poi riconfermato anche successivamente come sua FG definitiva. Ho fatto un breve cold crush anche se penso che potevo farne pure a meno. Al 24° giorno mi sono preparato per l'imbottigliamento. All'apertura del fermentatore ho notato con una certa sorpresa la presenza di questa pellicola bianca. Un segno chiaro di contaminazione. Non è un bellissimo segnale, mi è già capitato anche in birre che poi si sono rilevate buone e prive di difetti, come proprio la precedente Witbier. In questi casi per prima cosa bisogna constatare che l'FG sia rimasta stabile e a temperatura di fermentazione. Guardiamo anche il pH, qui ho misurato 4,15 che volendo può sembrare un pochino basso, ma non in modo allarmante. E infine ovviamente la birra va assaggiata. Non ho avvertito qui off flavors particolarmente evidenti, ho deciso di provare quindi a imbottigliarla e farla rifermentare. Ho pianificato un priming di 2,8 volumi di CO2 per litro, la precedente si spingeva a 3 volumi e mi era stata segnalata una carbonazione alta. Ho fatto il priming con siringa e ho imbottigliato con sifone asta. Ho lasciato le bottiglie in camera di rifermentazione sopra i 21 gradi e ho aperto una bottiglia ogni 7 giorni per seguirne l'andamento e scongiurare soprattutto un'eventuale e pericolosa sovracarbonazione data da una ripartenza di eventuali lieviti selvaggi in bottiglia. A 2 settimane dall'imbottigliamento la birra non si presentava male. Gli elementi caratteristici c'erano tutti, ma rimaneva qualche aroma di fondo non bellissimo. E anche io ero molto condizionato dal fattore della contaminazione. Ai primi assaggi non mi era piaciuta tanto e avevo deciso di smaltirla. L'ho dimenticata qualche settimana e l'ho riaperto dopo 1 mese dall'imbottigliamento. Già a distanza di settimane si nota un accenno di gushing all'apertura. Come aspetto nulla di anomalo, colore giallo paglierino molto palescente ma non scarico. Come schiuma in realtà mi sarei aspettato di meglio, dato il grist solitamente si ottiene una schiuma molto ricca e persistente. Qui non è il massimo che si poteva ottenere. All'aroma salta subito al naso un po' di zolfo che mi fa pensare anche al DMS, quindi quel sentore di verdure cotte, ma può provenire anche dal lievito. Poi si apprezza il panificato fresco e leggero, leggeri anche i fenoli, coriandolo in secondo piano. Al gusto è dolce, rinfrescante, si sente il frumento,
Il coriandolo è percepibile al gusto in modo leggero e non vira troppo verso quell'aroma finto di limone. Perfetto per me. L'agrumato è molto leggero, non percepisco note di luppolo. Tutto sommato c'è tutto, anche se non in modo pulito ed elegante. Al mouthfeel l'avverto setosa, quasi appiccicosa, ma non quella sensazione data dagli zuccheri in questo caso. Corpo medio leggero, non watery. Carbonazione media, appena effervescente, lascia la bocca pulita e non rimane stringenza. In definitiva la contaminazione ha influito questa volta nel cambiare il carattere della birra. Più che altro l'ha resa meno pulita ed equilibrata, ma si riesce a bere. Sto notando molta differenza anche tra diverse bottiglie, a volte gli off flavors sono davvero invadenti e preferisco scartarla, a volte si mantiene bevibile. Non so se in tutto questo c'è anche del mio condizionamento, ma sicuramente è una birra delicata che andrebbe tenuta sott'occhio e conservata subito al fresco. Anche quest'anno la Witbier mi ha riservato delle sorprese che non sono mai troppo gradite. Non sempre una contaminazione porta a conseguenze gravi e irrimediabili, ma in questo caso rispetto alla sua versione precedente ho notato dei sentori strani non esattamente bellissimi. Non sono riuscito a descriverli benissimo, già di suo la Witbier ha solitamente un carattere acidulo che poi viene definito anche rinfrescante, ed in questo forse c'è anche il contributo dei lieviti selvaggi. Ai primi assaggi post imbottigliamento li avvertivo di più ed erano abbastanza fastidiosi, tant'è che avevo ormai deciso di smaltire tutte le bottiglie. Dimenticandola poi qualche settimana in più e riassaggiandola ad un mese mi è sembrata migliorata, però sto notando in effetti molte differenze tra le varie bottiglie. E un po' sicuramente sarò anche io condizionato nel valutare una birra che conosco essere contaminata. Ad essere sincero, non so ancora se la smaltirò o se durerà più o meno a lungo. Sicuramente la terrò in frigo e cercherò di consumarla nel breve tempo, ammesso che non peggiori e diventi imbevibile. Ma ora mi tocca anche dover sanitizzare un bel po' di attrezzature tra fermentatori, rubinetti, sifoni, eccetera. Proverò a fare una sanificazione massiccia con ipoclorito e probabilmente qualche componente lo andrò anche a sostituire, anche il fermentatore probabilmente mi conviene cambiarlo direttamente, valuterò se fare questo tentativo e vedremo poi come andrà. Se avete domande o considerazioni da fare o esperienze simili da condividere, fatelo qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like, dei punti hype e a iscrivervi a questo canale. Grazie sempre per il vostro supporto e ci vediamo al prossimo video.